Benvenuti nel video numero 8 di Realizziamo un mobile parametrico. Iniziamo subito col selezionare i nodi fatti in precedenza per quanto riguarda il retro dei cassetti, quindi selezioniamo i soli nodi, avendo cura di non selezionare i nodi di reroute. Una volta selezionati i nodi giusti e deselezionati quelli che non servono, con la combinazione di tasti CTRL più J possiamo creare un frame. Rinominiamo questo frame con il nome di retro cassetti. Possiamo anche ingrandire un attimo il titolo in modo da poter leggerlo meglio. Bene, abbiamo esattamente fatto la stessa cosa per quanto riguarda i nodi sottostanti e li abbiamo racchiusi in un frame con il nome di frontali cassetti. A questo punto, prima di iniziare con la nostra anta, eliminiamo il frontale dei cassetti e dei retrocassetti temporaneamente, quindi eliminiamoli con il CTRL e tasto destro del mouse, eliminiamo il frontale e eliminiamo anche il retro dei cassetti. Otteniamo così il nostro modulo composto dai fianchi e dai ripiani. A questo punto concentriamoci sul disegno della nostra anta, quindi avremo bisogno di diversi nodi. Intanto il primo è un cube, quindi andiamo in search e cerchiamo il nodo cube, poi abbiamo bisogno del nodo instance geometry to instance, poi del nodo translate instances. Possiamo collegarli. Aggiungiamo anche il nodo join geometry, che servirà per visualizzare la nostra anta, e lo colleghiamo alla geometria superiore. Ok, ecco qui il nostro cubo che diventerà la nostra anta. Dobbiamo soltanto opportunamente ridimensionarlo e riposizionarlo in modo da andare al posto giusto. Aggiungiamo adesso due nodi combine xyz che ci serviranno, uno per dare le dimensioni al cubo, lo portiamo a punto 1 in modo da poter visualizzare comunque un cubo più piccolo, e poi un altro nodo identico, sempre combine, con i valori in questo caso ancora 0, che va in translation. Adesso occupiamoci come prima cosa di dimensionare la nostra anta. Per dimensionare la nostra anta abbiamo bisogno delle dimensioni, quindi la larghezza dell'anta, la passiamo alla dimensione x del cubo. Ecco che nel disegno già si vede. Poi abbiamo bisogno dell'altezza, che andrà nella dimensione z del nostro cubo, ecco qui, e siccome abbiamo già dato tempo fa uno spessore frontale per i cassetti, utilizziamo questo valore per dimensionare lo spessore dell'anta, quindi spessore frontale lo trasciniamo e lo diamo la dimensione y del cubo. Adesso preoccupiamoci di posizionare in modo giusto l'anta, quindi prendiamo la larghezza e la colleghiamo alla x. Vediamo che si sposta soprattutto a destra,
lasciando uno spazio di metà della dimensione dell'anta stessa, per cui dividiamo per 2 il valore della larghezza. Prendiamo il nodo mat, lo selezioniamo con il divide, diviso 2, lo attribuiamo alla larghezza. Ecco che la nostra anta si posiziona esattamente dove che ci serve. Adesso è il turno dell'altezza. Anche per l'altezza duplichiamo il divide, prendiamo il valore dell'altezza, colleghiamo al divide e il divide colleghiamo alla dimensione z. Ecco che in questo caso la posizione della nostra anta sale su, ed è come volevamo anche questa. Quindi adesso rimane di dare la dimensione, cioè la posizione nella profondità dell'anta. Per fare questo prima trasciniamo la profondità e la colleghiamo alla y, però vediamo che l'anta si sposta nella direzione opposta. Questo significa che dobbiamo moltiplicare per meno 1 il valore della profondità. Quindi duplichiamo un divide, lo cambiamo in multiply e digitiamo meno 1 e lo attribuiamo alla profondità. Ecco che l'anta già si sposta in questa posizione. Però se noi notiamo, aumentando o diminuendo lo spessore del frontale, ecco che l'anta, metà dello spessore dell'anta risulta all'interno del modulo. Dobbiamo quindi sottrarre, quindi nodo subtract, lo spessore, in realtà la metà dello spessore del frontale. Quindi intanto colleghiamo lo spessore del frontale alla parte dove verrà eliminato, quindi lo spessore frontale lo colleghiamo qui. Siccome abbiamo detto che ci serve la metà dello spessore del frontale, duplichiamo il nodo divide e lo attribuiamo al frontale. Da cosa lo andremo a togliere? Lo andremo a togliere esattamente dal valore della profondità. Quindi attribuiamo il valore così ottenuto alla y. Ecco che l'anta si sposterà di conseguenza. Infatti, spessore del frontale, notiamo che l'anta si muoverà di conseguenza anche per quanto riguarda l'altezza e per quanto riguarda la larghezza. Con questo il video qui termina, si conclude, e vi ringrazio per la visione. Inoltre, se vi è piaciuto, vi chiedo di farmelo sapere con un like che sarà molto apprezzato. Vi aspetto al prossimo video dove vedremo le due ante e la rifinitura del mobile. Grazie.